Ok, fammi dire a me. Vai. Ok. Alla prossima. Prima puntata di questo podcast. Puntata pilot del miglior podcast in Italia e nel mondo. No, dai, non partiamo già così Sì, proprio. sì. Però lo tagliamo. Avevo già ripensato. Buonasera. Buonasera, eccoci Buonasera. qua. Benvenuti. Benvenuto Andrea, Piacere. Christian. E siamo a Miami, una bellissima barca. Per me ovviamente è bellissima. Bellissima. No, lo posso confermo. Siamo in una bellissima baia di Miami, quasi al tramonto. Ma a fare che cosa? Ecco, questo è il problema più grande. Allora, siamo qui a provare a fare un podcast. Ci proviamo. Ci riusciremo? Questo non si sa. Ci proviamo e nasce tutto da un'idea molto semplice. Eravamo semplicemente due amici che vivono a Miami. Grande idea, ho detto, tu Cri c'hai una barca, io c'ho un microfono. Uniamo le cose. Podcast. Il nome è molto studiato, mesi e mesi di studio per marketing, per creare un nome podcast. Però c'è anche una cosa, un messaggio che vorremmo dare. Sì, vorremmo cercare di dare. Da italiani all'estero, diciamo. Allora, tutto nasce dall'idea di due persone che si trovavano puntualmente a chiacchierare e molte volte ci siamo trovati a conoscere persone con una storia dietro, una grande storia dietro, soprattutto di italiani, di emigrati all'estero ed un giorno abbiamo deciso perché non raccontare queste storie, perché non farlo dal punto migliore di Miami, che è la baia di Miami. Su una barca. Sì, storie di successi, fallimenti. Sì. Storie di persone che ce l'hanno fatta, di come ce l'hanno fatta, storie di persone che ci hanno provato, che non ce l'hanno fatta, storie di persone che sono venute qui, negli Stati Uniti, a Miami, per provare qualcosa di diverso, scappare da una realtà che non le piaceva. Qualcuno che è venuto qui e non gli è piaciuto questa realtà è tornato indietro, quindi proveremo a portare tutto questo. Sì, sarà più che altro saranno delle chiacchierate, non delle interviste. Tutto nasce come veramente l'idea di due persone chiacchierare, eventualmente poi dalla prossima puntata con degli ospiti, e invece di fare una classica intervista e parlare appunto di queste storie, raccontare queste storie, partire tutto da una chiacchierata al tramonto con, in questo caso, Coca-Cola, non birra, però volendo poi ci sarà birra. Io devo guidare, quindi io mi berrò però, esatto, però tutto nasce principalmente da quello, l'idea, il concept behind, quello che ci sarà, quello che faremo, quello che cercheremo di portare in questo podcast è raccontare storie, intervistare, però farlo in un modo dove si fanno delle chiacchierate con degli amici. Quindi se avete l'idea di venire qui, esatto, se magari volete essere ospiti, sappiate che non paghiamo biglietti aerei per il momento. Poi ovviamente magari un giorno anche si arriverà a quello. E
tornando un po' all'introduzione iniziale, Andrea Siamo a? de Roma. Di Roma. Da Roma a Miami. De Roma o di Roma? Di Roma. Cercherò di parlare italiano il più possibile, Possibile. cosa che non riuscirò sicuramente, però sono partito abbastanza bene. Diciamo che la partenza... Qualche daglie, Namo, mortacci, Eh. me uscirà sicuramente. Da quanti anni qua a Miami? Sono da 3 anni qua a Miami, prima sono stato nella irridente West Virginia. Molto irridente, molto irridente. Per studio, calcio. West Virginia è praticamente a a ovest di Washington, no? Sotto Washington DC. tra la Pennsylvania e la North Carolina, diciamo. Ok. E come cazzo ci sei finito? Parleremo di questo in una delle prossime puntate, parleremo di come sono finito da Traiatella a Morgantown, West Virginia. Penso che ci dovremmo dedicare decisamente un'intera puntata a questo. Da Traiatella. Comunque parleremo di questo, parleremo dell'esperienza al college, parleremo della tua esperienza lavorativa, perché questo signore ha fatto in 8 anni di tutto 16.416 lavori più un podcast. più aggiunto un podcast. Quindi, ragazzi, siamo in America, o lavori o lavori. La barca non si paga, la macchina non si paga da sola, purtroppo è dura, però sì, ci siamo trovati qua a Miami dopo parecchi anni. A te piace molto Miami? Io sono follemente innamorato di Miami. Perché? Io sono innamorato di Miami perché è tutto quello che riguarda Miami. A parte ovviamente il clima, che è la cosa base, che ti consente tutto l'anno veramente di goderti tutto. Perché già solo l'idea di avere di uscire durante l'inverno invece di piogge costanti, neve, quello e quell'altro, quindi già l'avere il sole 365 giorni all'anno, che poi non è così, perché la stagione delle piogge non è così, però diciamo che questo clima è la base. Poi mi ha fatto innamorare la famosa vibe di Miami, della Vice City, esatto. La Vibe City. È una costante di chill, nel senso è un mondo a sé, Miami. No, ti faccio questa domanda perché sono un po' in between, nel mezzo, in questo esatto momento della mia vita. Perché? Tra amore e odio. Come mai? Amore per quanto riguarda il clima, odio per quanto odio è una parola troppo forte. Diciamo non tanto amore per quanto riguarda un po' questa vibe di cui parli, che un po' mi ha stancato. Questo è un grande problema, nel senso, questa vibe o ci entri del non tutto. C'è un equilibrio, cioè è difficile trovare il tuo equilibrio qui se sei un determinato tipo di persona. Sì, quello sì. Devi riuscire a seguire, nel senso, io mi ci trovo bene perché entro nel... No, è un modo di vivere. Io te lo dicevo l'altro giorno, adesso con questo podcast ci inizieremo magari a documentare un po' di più su quello che succede nel mondo. Però una cosa che io amo di Miami è la capacità di isolarti dal mondo. Non so se tu riesci a sentire lo stesso. Sì e no. Qua è una realtà che Miami non è Stati Uniti, non è Florida, non è mondo, diciamo, è Miami. Nel senso, vai un'ora fuori da Miami è completamente differente. Sì. È America. Qua la chiamano. Qui è un po', diciamo, a parte che la lingua principale, se non lo sapete, è lo spagnolo. Esatto. E poi inglese. Forse inglese. Tra spagnolo c'è italiano. C'è italiano, più probabile. C'è lo spagnolo. Esatto. Però questo non mi dà fastidio assolutamente. Però il fatto che l'America tutta, ma qui especially, sembra un po' tutto finto. E dove ti... No. Tu dove ti vedresti?
Mi vedrò, non ho una... Cioè, nel senso, No, so, dici, detto dove vuoi vivere questo, la tua vita? bravo, cioè Mi nel piacerebbe senso, vivere la mia vita nel mondo, con base a Miami, Los Angeles, San Diego, California, ma avere la libertà, e tra virgolette la fortuna, perché la fortuna è una fortuna che ti crei tu lavorando, avendo un determinato tipo di entrate, lavori, che poi magari spiegheremo in che cosa nello specifico, di avere la libertà di essere un po' cittadino del mondo. Però il mio futuro è qui, in America, l'ho deciso e niente, ma di sicuro no a Miami. probabilmente no. West Virginia. West Virginia. Non lo so, Come dicono gli americani, you never know. perché, perché sì, sono un po', diciamo, combattuto. Qua è bellissimo, posso dire che mi ha accolto, bellissimo, ho trovato gente fantastica, un lavoro che mi piace, e ho trovato una ragazza che ho conosciuto alla fine qui, mia moglie, quindi diciamo che mi ha dato tantissimo e mi continua a dare tantissimo. Forse non mi muoverò mai più da qui, forse è solo una fase, o forse no, o forse andrò via, forse ritornerò. Quello che voglio è non avere radici in questo momento della vita, che però tra poco dovrò avere, come Vabbè, tutte le persone. esatto. Prima o poi Piacerebbe tocca. vivere in una barca, però non lo so. Sì, ecco, se sei a Miami lo fai. Se sei a Miami, l'idea, anche perché se poi se vedi qua fuori ci sono non so quante barche ormeggiate, Sì, diciamo piena di gente che ci vive dentro. Questa non l'abbiamo rubata. Questa no, No, non l'abbiamo questa non è. non lo so, forse sì. In teoria non si sa mai. Non Quindi si il sa tuo mai. futuro è qui. Io riesco, sì, cioè Metto nel comodo. senso, prego, ci mancherebbe. Sì, riesco a vedere il mio futuro qui, anche perché, guarda, ti dico, 8 anni sono veramente tanti. Dammi del lei. 8 anni sono tanti e oramai, nel senso, io mi sono reso conto già tornando in Italia che ti dà un effetto, cioè, per me, io questa la sento casa, la polizia, cioè, veramente a quest'ora la polizia rompe così Ecco tanto perché non le mi palle. piace Miami, troppa polizia, troppa polizia. È incredibile. No, la cosa è che a me, cioè per me io questa oramai la sento casa. La sento casa. Ci sta. Ho vissuto per i primi 4 anni, ho vissuto non Miami, ho vissuto Fort Lauderdale, che è America vera e propria. Spieghiamo dov'è. E praticamente Fort Lauderdale è un'ora di macchina verso nord da Miami. È una bella grande città molto improntata sulla nautica ed è veramente America, cioè, ma qua già solo se esci mezz'ora, tu lo sai, se già solo se esci mezz'ora con la macchina già è veramente America. Adesso, nel senso, Miami è proprio a sé. Però quando io poi ho scoperto il modo di vivere a Miami, sai, tutto più raccolto. Una bolla. Esatto. Una bolla. E per me io l'ho trovato come il giusto incontro tra l'America e, diciamo, il modo di vivere esatto, un po' latino. Sì, un po' più nostro, un po' più caldo. Gli americani sono... Poi il fatto che, non so tu come la vedi, il fatto che ci sono comunque tanti italiani qui, per te è un vantaggio oppure uno svantaggio. Uno svantaggio. Se tu frequenti le persone giuste è un vantaggio enorme, perché ti senti comunque vicino a casa, il piatto di pasta, parli di calcio, parli di Formula 1, parli con una persona in italiano è differente a parlare a una persona che viene da un'altra parte del mondo, ma allo stesso tempo parlare a una persona che viene da una cultura diversa, dall'altra parte del mondo, ti arricchisce, perché è una cosa completamente diversa, però a volte è stanca. Allora, tu ti sei sposato con un'americana. Sì, poi lo dico io che è americana, californiana, iraniana. Esatto. Io sono rimasto tra virgolette sull'italiana, sul Made in Italy.
Perché appunto come dicevi tu, nel senso La tua è il motore Fiat, no? è il Fiat, cioè dove, sì, è Torino, Torino, è Torino, quindi no, perché appunto penso che il tornare a casa e parlare in italiano, nel senso non dover, Cioè, come sforzarti. dicevi tu, il fatto sì di avere italiani attorno ti rilassa perché non essendo per noi ovviamente la lingua madre l'inglese, Certo. o lo spagnolo che sia, è ovvio che comunque il tuo cervello sempre è dietro a cercare di parlare, le parole, la grammatica, quindi è sempre un costante lavoro. Tu ovviamente tu ce l'hai a Io casa. a volte lei vede che quando sono stanco dopo il lavoro, quando abbiamo tra virgolette una discussione un po' più importante, a volte comincia a dire parole a caso e lei mi dice ok, parliamo tra poco. Sbollisci un attimo perché comunque è un doppio lavoro italiano e poi lo pensi in italiano ma deve uscire in un'altra lingua Sì. se una persona di fronte a te dice Esatto. a volte, Sì, a volte ho avuto difficoltà a esprimermi, sono stato frainteso, sì. però ci sta, però ho trovato una persona che veramente lo Vabbè, capisce. alla fine se devi pensare che comunque sono 3 anni che sei qua, Sì. quindi è ovvio che magari poi col tempo ovviamente la lingua diventa molto più, Sì, più no, sciolta, molto lo più... parli, ma comunque non è la tua lingua madre. No, quello è. La puoi sapere, tu lo parli sì. benissimo, io lo parlo benissimo, ma comunque Non è la tua è, lingua madre. è anche il motivo perché stiamo facendo un Forse podcast in italiano, però lo faremo in inglese. No, lo faremo, anche in inglese, avremo... in spagnolo, in portoghese e in francese. Non lo sapevo allora. L'ha scoperto adesso. L'ho scoperto adesso. No, ci saranno ovviamente ospiti dove ci sarà da parlare inglese, però l'idea è stata appunto, lo dicevamo prima di iniziare questo podcast, che l'idea è di farlo in italiano perché parlare comunque abbastanza, avere una bella conversazione alla fine è lunga, farla in inglese, ci sentivamo di farla. Fronte che sta bene, dice, vabbè, ditelo, non sapete parlare inglese, non sapete, ditelo, basta. Esatto, non sappiamo parlare inglese. Oramai, vabbè, ho conosciuto gente da 30 anni in America che non parla una lira di inglese. Non riesce a parlare spagnolo perché un altro, tra virgolette, svantaggio che potete trovare, che potreste, credo. Guarda, il livello era basso di grammatica prima. Qualora vogliate trasferirvi a Miami per imparare l'inglese, questa è una cosa che posso dire, non lo fate. No. Se venite dall'Italia per imparare l'inglese, vi troverete a parlare spagnolo, molto italiano e inglese forse. Quindi io l'inglese l'ho imparato in West Virginia, quindi dove io a Fort Lauderdale, esatto, se no diciamo che prima una piccola esperienza a Dublino in Irlanda, poi però nei 4 anni in college dove o parlavo inglese oppure non riuscivo neanche a uscire dalla porta dell'appartamento e arrivare al bagno, cioè non, o sì o parlavo in inglese oppure non mi morivo di fame, esatto. Quindi lo dovevo imparare per forza. Però se fossi venuto qui dall'Italia adesso il mio livello di inglese sarebbe molto basso. Sono sicuro al 100%. No, spagnolo. Il mio livello di spagnolo sarebbe. Qua sì. Lo è. Qua lo è. Faccio una domanda, scusa, interrompo. Vai. Perché gli italiani, tutti gli italiani, tutti, 100%, mi sento di dirlo, ci metto la mano al fuoco, che vengono qui, parlano tutti spagnolo, ma tutte le persone argentine, cubane, venezuelane, colombiane che parlano spagnolo e stanno tanto con gli italiani, non parlano italiano? Ecco, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda perché anche perché io ho trovato molto più facile, cioè nel senso ad oggi che conosco un po' di più lo spagnolo, a volte mi trovo che persino con Alice a casa parliamo, cioè mi viene Alice è sua moglie. mi viene spontaneo magari di una cosa in spagnolo, cioè perché adesso sto parlando molto spagnolo e non capisco, neanch'io non capisco questa cosa perché per loro è così difficile. Perché tutti gli italiani che incontri nei ristoranti in giro secondo me anche spagnolo. parlo da completamente ignorante, però penso sia anche
un discorso di grammatica, di... No, ma alla fine la grammatica Più- spagnola io non la so. Cioè, sì, diciamo che quello... non la so. Però comunque posso avere una conversazione con un ragazzo di Buenos Aires, arriva e mi parla in spagnolo, io lo capisco. Riesco a farmi capire, abbiamo una conversazione anche di alto livello, cioè nel senso non una conversazione Sì. a mozzichi e bocconi, come si dice a Roma. Ah, Carlo. Però al contrario, se io parlo in italiano, non abbiamo la stessa Sì, no, risposta. non c'è, non so, però effettivamente hai tirato fuori proprio un bel Perché punto. non ho idea. Cioè, Sì, non lo capisco. dovremmo poi prima o poi portare un qualcuno del Sud America e intervistarlo e chiedergli No, lo porteremo. come prima domanda. Perché non parli italiano? Però quello sì, principalmente è vero. Bella, Tu che bella hai fatto a appunto. Fort Lauderdale? Io a Fort Lauderdale tutto è Te l'ho nato chiesto un po' così. proprio così. Che ne fa? Dici la verità. Dici un po'. A Fort Lauderdale io ho iniziato un po' a fare di tutto. È partito principalmente con la passione per le barche. Ok. Abbiamo all'epoca con un amico aperto una compagnia, facevamo gestione e manutenzione barche e niente, poi da lì sono nati vari altri progetti, sono passato alla ristorazione. Ristorazione ho provato ad avere un ristorante con scarsi risultati, Ok. perché una cosa che ho imparato nell'America è ammettere i propri fallimenti. Certo. Certo. No, mi sono trovato a avere un ristorante e ovviamente non è facile perché sei in un paese completamente nuovo e gestire un'attività non è facile perché non conosci nulla, non sai, cerchi comunque di impostarla con un sistema italiano, roba varie che è sbagliatissimo. Certo. Poi avremo tante persone qua Sì, ospite da noi che ce l'hanno che fatta ce l'hanno fatta, che hanno avuto successo. e ci spiegano come. Esatto, però magari Come. impariamo qualcosa. Diciamo, questo podcast nasce per imparare. Per fare i soldi, Esatto. per capire come hanno fatto a fare i soldi. Però nasce principalmente cioè nel senso, mi sono reso conto che non era facile e poi vabbè, ovviamente Poi altri l'importante problemi. è provare. Sì. E sì, poi ho detto vabbè basta, Quindi, è stato un dai. piacere e ho Hanno ricominciato da hanno capo. cacciato via da Fort Lauderdale Hanno cacciato via da Fort e Lauderdale. sei venuto qua a Miami. Sono venuto qua a Miami perché all'epoca conobbi Alice e iniziai a trasferirmi prima a Miami e ho detto cazzo, wow. Non si dice cazzo. Non si dice cazzo? Vabbè, lo bippiamo. Vabbè, lo Sarà bippiamo. tipo Be. Non si può dire. Regia si può dire? Regia, si può dire? Ok. Si può dire. E niente, ho ricominciato da capo. Ho capito che in America devi rimboccarti le maniche e sudare. Quando poi sudi Come in generale la vita, ma qui è tosta, è difficile. devi abbassare la testa e lavorare. Devo dire che ad oggi ho ottenuto i miei bei risultati e sono molto contento di dove sono arrivato, diciamo. Bene. E tu come cazzo sei finito in West Virginia? A questo punto accenniamolo, poi ci faremo In West Virginia magari... dici? Sì. West Virginia Prima è la molto, West Virginia. è molto semplice. Giocavo a calcio, ho sempre giocato a calcio nella mia vita con buoni risultati a buoni livelli. E, nel 2016 ho ricevuto una borsa di studio tramite una compagnia che aiuta ragazzi italiani a prendere borse di studio, a ottenere borse di studio negli Stati A Uniti. questo punto facciamo la sta Ma non pubblicità. ci pagano. Vabbè. College Life Italia. Questo è sempre... Stefano di College Life Italia ascolta e manda. Vabbè, quando manda ritorneranno poi al pilot, a quel punto poi gli chiediamo i soldi. Esattamente. E quindi ho ricevuto questa borsa di studio, ho ricevuto varie offerte, 2 o 3 offerte in giro negli Stati Uniti, ho ritenuto quella della Salem University di West Virginia la più interessante, pagavo di meno. Per questo ho deciso di andare.
io non stavo facendo l'università, avevo 2 anni, avevo finito l'high school, le superiori in Italia, giocavo a calcio, facevo lavoretti, bar, ristorante, giardinaggio, lavoretti così, e poi giocavo a calcio, riuscivo a prendere qualche soldo, qualche rimborso spese. Poi è venuta questa università, e cioè questa opportunità di andare in università in America, mi sono buttato, è stata molto difficile all'inizio, però è stato molto bello, 4 anni fantastici. E ho girato l'America, ho giocato a calcio, ho conosciuto persone di tutto il mondo, è un'esperienza che veramente a tutte le persone che Fate. vogliono, che hanno Opportunità. che hanno questa opportunità di prenderla al volo. Non è facile perché ti ritrovi in un altro mondo, sia a livello atletico, sportivo, di calcio, sia a livello scolastico, sia a livello di cibo. La caffetteria Soprattutto il cibo. soprattutto il cibo. La nostra mensa sarà un po' difficile da digerire proprio su tutti i punti di vista. E niente, sono 4 anni, mi sono laureato In business administration, business economia aziendale. E ti Però sei laureato? suona molto meglio in business. Quest'anno ti sei laureato? No, L'anno. io mi sono laureato, ho fatto il bachelor in business administration, poi avevo un amico a Miami, Kevin, che viveva già da tempo qui a Miami, sono venuto qua in vacanza, mi sono innamorato, sono stato qua da lui, quindi ho detto vabbè, devo trovare il modo di venire a vivere qua. Quindi sono tornato, finito il mio bachelor, ho deciso di fare il master negli Stati Uniti, in California, online, con la California Miramar University, a Los Angeles. Però avendo la possibilità di studiare su Zoom, online, ho avuto la possibilità di vivere qua in America, e qua a Miami ovviamente. E andando a fare gli esami. Perché non hai vissuto a Los Angeles? Perché volevo vivere qui. Volevo vivere qui e l'opportunità che mi hanno dato di fare il master in quella università è stata, l'ho dovuto accettare, era subito durante la pandemia, era molto difficile trovare il modo di venire qua legalmente, stare qui tranquillo, prendere un master, perché il lavoro purtroppo non sono riuscito a trovarlo e non l'ho voluto trovare in Italia perché ho avuto delle offerte, diciamo, non ridicole ma quasi, quindi ho detto non volevo sì lavorare perché l'ho sempre fatto da sempre praticamente, però ho avuto la possibilità di venire qua, volevo venire qua e ho deciso di combinare questo con l'opportunità di prendere un'altra laurea che ho preso qualche mese fa, quindi un Master in Business Administration MBA, e mi dà l'opportunità di vivere negli Stati Uniti, studiare online su Zoom e andare a fare gli esami in presenza una volta ogni tot. E niente, quindi sono venuto qua a Miami e adesso sono laureato, adesso sono sposato, adesso sto aspettando, non ho figli ancora, e sono pronto per il prossimo passo. Bene. Sono pronto per il prossimo passo che sta per arrivare. Qualcosa bolle in pentola. Così al volo. Vai. Posto più bello dove sei stato fino adesso, perché fino adesso negli Stati Uniti. Da turista a me piace tantissimo New York, banale. Posto più bello, posso dirti un posto, due te ne dico. Grand Canyon, sì, molto bello. Qua hanno girato tutto gli Stati Uniti, tutta la parte ovest, California, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, San Diego. E sopra San Francisco, a 2 ore da San Francisco, c'è una foresta, sì, delle sequoie, sequoie gigantesche, ma incredibile. Adesso mi sfugge il nome. L'ho sentita già. È un posto fantastico. Però ho capito qual è. Stato e poi già un altro posto che mi è piaciuto tantissimo, perché come ho detto ho avuto la possibilità di viaggiare tanto, South Carolina, mi è piaciuta molto. South Carolina. Sono stato 3 volte. Che cosa ti ha affascinato? È molto bello, sembrava, non lo so, un film bellissimo, paesaggi bellissimi, è stato molto bene. E poi ovviamente Miami. Però da turista, Miami la considero anche un po' casa, però da turista posso dire New York, San Francisco, quella zona lì, se bello, puoi San parlare, Francisco Grand mi Canyon. piacerebbe un
molto bello, non da vivere, secondo me, poi non ci ho mai vissuto, però Troppe salite, dici. da turista, però da turista è molto bella, California è molto bella. Bene, bene. Top 5 posti a Miami. A Miami, Aspetta, riformulo. Top 5 ristoranti a Miami. Addirittura andiamo dai ristoranti, così proprio... Sì. Allora, ristoranti... numero 1... Partiamo dal 5. Partiamo dal quinto. Però aspetta, inteso... Allora, tutti i ristoranti a Miami spariscono tranne 5. Questo è veramente difficile. Vai, buttati. Allora. I primi che può de pancia. Primo, allora. Il sushi non me lo puoi togliere. Ok. C'ho l'all you can eat mio di sushi. All you can eat del sushi. All you can eat del sushi. Mio di sushi non me lo puoi togliere. Poi abbiamo... Forse lo sai che 5 sono anche tanti. 3 tra i posti. All you can eat sushi. All you can eat sushi. All you can eat Chinese. Ristoranti. Allora, ristoranti in generale. Allora, non mi puoi togliere Sunnyside. Ok, Sunnyside breakfast. Non me lo puoi togliere. Quindi uno sushi, brunch. breakfast. E poi guarda, purtroppo sono... dalla regia mi guarda e mi dice non lo dire. Per questo te lo purtroppo sono monotono, cioè nel senso che voi che mi conoscete, te lo dico io, Rosinella, esatto. Lincoln Road, sponsor di questo no, allora vabbè, suona male perché è dove comunque lavoro. Ah, sì? Sì. E può suonare male per questo motivo, però effettivamente anche perché voi ci mangiate, voi amici ci mangiate, okay. E potete confermare che si mangia bene. Non pagato, promesso. No, si mangia veramente bene. No, quello è difficile, nel senso che ci sono parecchi locali. Te l'ho chiesto perché la ristorazione qui è veramente un punto fondamentale, sì. L'hospitality. No, penso sia basato tutto su quello. Intrattenimento, hospitality. E vive di quello, e mare. E mare. Basta. Hospitality e mare. Non è una brutta vita, se ci pensi. No, non è, però per quanto riguarda il discorso lavorativo, o sei sull'hospitality o sei sul mare. Tu hai ancora la membership all'Eleven? Guarda, no. Mai avuta, veramente penso di esserci stato solo una volta all'Eleven. Sì? Precisiamo, per chi non sapesse, l'Eleven... Andare su internet. Non lo specifichiamo, non lo spieghiamo. Spieghiamolo perché sembra... No, allora, no. Eleven Miami. Su Google. Vabbè, ha detto che lo dovete googolare. No, però, a parte gli scherzi, è un posto che real estate forse è grande qui, ristorazione, intrattenimento, real estate, se posso dire top. Real estate non è facile, no, ci devi però sono i 3 grandi settori main. Sì, quello sì, sicuramente. Sì, o lavori in un ristorante o vendi case. O sei uno in pensione che ha i miliardi. O influencer, sì. O vai in palestra sempre. È vero. Allora, guarda, mi sono iscritto da poco in palestra. Ma sai che non si direbbe. Non si direbbe. Sono iscritto da poco in palestra e sono rimasto affascinato. Proprio ne parlavamo con Alice oggi. Ma di quanta gente c'è in palestra? A parte quello che non era veramente da parecchio che non andavo in una palestra. Non si e mi sono reso conto che la maggior parte che sono in palestra qui sono al telefono il 90% del tempo. Io non lo so, cioè nel senso Alice mi ha detto vabbè tra un esercizio e l'altro ho capito, però c'è la gente che sta 20 minuti al telefono a mandare un messaggio seduto. Ma questo del telefono è un argomento che tratteremo
social, Sì, telefono. no, però proprio mi è uscita così parlando Ma di sai perché palestra. qui a Miami la palestra è importante? Perché essendo un posto dove c'è caldo tantissimo, essendo un posto pieno anche di influencer, tu vedi, scrolli Instagram, ci sono tante persone, vedi fisico, belle Tutti in ragazze, bei forma, ragazzi, tutti in forma. Sembrano tutti in forma a Miami. Come vedete non è così. No, no, non è... No. Chiuso il canale. Bannati. No, a parte gli scherzi, è il fatto che fa Ti sempre viene... caldo, il fatto che va sempre, vai sempre al mare, svestito, veramente calzoncini e maglietta. Qui No, ma il fatto che stai al mare... obiettivamente è anche Però un parte una dell'America zona... sana. È vero, sicuramente c'è Quanti obesi, cioè No, quante persone... obese, a parte me, non... Quante persone No, vedi? fuori forma è molto difficile trovarlo. Essendo in America? E si mangia comunque male. Sì, Cioè, questo partendo è vero. devo dire, forse si Male. mangia meglio. Forse si mangia meglio comparato all'America in generale. Sì, però comunque è difficile mangiare sano, perché è molto costoso A parte quello e perché è veramente difficile in America mangiare sano, è- anche perché la velocità in cui vivi la tua vita, in ma cui la vita guarda, è molto veloce. anche un semplice pomodoro è grassi qua. Un semplice pomodoro. No, penso sia dovuto, ripeto, parlo sempre da ignorantissimo, però penso sia dovuto anche comunque a come trattano il prodotto, cioè non penso che sia, anche perché abbiamo pomodori tutto l'anno, io mi ricordo mia nonna mi diceva, non è periodo, non è È periodo vero, qua è di periodo ciliegie, sempre. non è periodo di quello, è Dici, periodo dell'altro, dove hai preso queste fragole? zucchine, le fragole, Quelle al supermercato, ma in marzo. Ma in come- gennaio, esatto, quindi l'anguria, io L'anguria a gennaio io ero l'abbiamo- amante dell'anguria. Io quando vedevo un'anguria io a non Roma si dice capivo. cocomero. Cocomero, pure sì. Io sono, allora, non l'abbiamo detto, io sono di Termole. Ah, sì? Quindi, giusto per appianare, perché questo accento del nord Che poi che può confondere. cioè, non fa caldo, cioè, a Termoli fa sempre caldo, no? Ma io sono C'è sul sempre- mare. Sono sul Fa mare. molto bene la pelle vivere lì. Perché? Termoli, Non l'ho capita. loro sì. Vabbè, continua. Terme. Ah, questo era molto sottile. Molto Era sottile. molto sottile. Dunque dice, Comunque, sì, regia. diciamo, abbiamo finito le Coca-Cola. E anche perché qualcuno della regia se ne è già bevute 4 16. prima. E c'è qualcuno veramente Alla regia, c'è cioè, qualcuno nel veramente, senso- non ho tirato la bottiglia d'acqua, ve lo giuro. No, Maybe. perché maggior parte delle volte magari vedi questi podcast che iniziano solo Ah, due subito persone. un dissing. Facciamo un dissing. Dai. Dai, iniziamo, ma no, il prossimo podcast lo fai tu da solo. E disso tutti. Fai tu da solo, Ci io poi chiudiamo il faccio disso subito... tanto ci chiudiamo il canale da soli. Ce lo chiudiamo. Bene, però io direi che ci siamo. Io direi che è stata una bella chiacchierata. Forse ci siamo conosciuti anche di più. Sì, in realtà lo conosco, mi ha pagato. È stata una bello start. Ce ne Questo è saranno, niente. esatto. Anche perché abbiamo lasciato parecchi discorsi in sospeso. Quindi Tutto. È per questo, perché ogni Esatto. puntata andremo a trattare. Abbiamo fatto un purpose, ricordi? on purpose. Quindi questo è stata una bella chiacchierata. Dalla prossima ci farebbe piacere magari Dalla prossima con un ospite. esatto. E Un ospite molto importante. e ovviamente questa è una puntata pilot, quindi non sapremo quante puntate faremo a settimana, quanto In realtà lo sappiamo. no, forse lo sa lui. Io lo so. Perché io sono ancora la prossima puntata indeciso. sono io e un'altra persona. Lui lo sa anche. Completamente Il tagliato fuori. problema è che tu c'hai le chiavi della barca. È quello! Ma guarda, le chiavi sono sempre attaccate. Il problema è che ci devi arrivare alla Quindi barca. arriveremo con un'altra persona. E ti vedo con una canoa passare. Quindi, io direi di chiuderla così. Se siete arrivati fino alla fine, bravi. È stata, Grazie. guarda,
Esatto, se siete riusciti a starci dietro per tutto questo tempo, che non lo so neanche quanto Non abbiamo lo so fatto, neanche. sinceramente. Vabbè, E ma taglierei un montaggio, il regista è il molto bravo. regista, ah no, ha detto il regista che non dobbiamo tagliare assolutamente Ah, nulla, è vero, ok. perché ha detto No, che i faremo un podcast taglia e non si incuti. tagliano, quindi noi non Sembreremo tagliamo. divertenti, bellissimi. Il regista ha detto non si taglia. Vogliamo dire il nome del regista? No, non lo diciamo. Lo Non lo dico. diciamo, lasciamolo in sospeso perché prima o poi magari sarà anche un ospite del Ok. podcast. A me Quindi farebbe lasciamo piacere. il signor Schicchi Il fuori. signor Schicchi. Ecco, diciamo che avrebbe preso completamente un altro Beh, andazzo questo video se beh. ci fosse stato Schicchi dietro la telecamera. Si sta a fa Però, così. O ci vuole menà o ci falle da esatto, finire. alla fine. Bene, ragazzi, è stato un piacere e io direi che ce ne andiamo. Ciao. Ce ne andiamo. E ci vediamo alla prossima. Vediamo la prossima. Non si sa ancora quando la faremo. Oh, finalmente sei andato questo.